È la notte del 19 dicembre del 1941. Immaginate la scena: il porto di Alessandria d'Egitto, il gioiello della Royal Navy nel Mediterraneo, è avvolto da un buio gelido e innaturale. Sotto la superficie, le acque sono un labirinto di reti antisiluro, pattugliate da motovedette, sorvegliate da idrofoni pronti a captare il minimo rumore. È una fortezza inespugnabile. Eppure, in questo preciso istante, 6 uomini della Marina Militare Italiana, a cavallo di 3 goffi ma letali congegni, stanno per tentare quello che tutti i manuali di strategia militare definiscono impossibile. La loro missione è tanto semplice nel concetto quanto folle nell'esecuzione: penetrare nel cuore della base nemica e mettere in ginocchio la potentissima flotta mediterranea britannica con solo 3 siluri cavalcabili. Non sono soldati, sono fantasmi. E a guidarli, a pianificare ogni mossa da lontano, c'è un uomo dal carisma oscuro e dal lignaggio quasi mitologico, un aristocratico romano che i suoi nemici, con un misto di timore e disprezzo, chiameranno il Principe Nero. Il suo nome è Junio Valerio Borghese. Le sue imprese lo trasformeranno in una leggenda vivente, un eroe nazionale celebrato per la sua audacia. Ma la sua battaglia più grande, quella che definirà la sua eredità, non la combatterà sul mare contro il nemico, ma nel tumulto della sua stessa coscienza. Arriverà un giorno in cui dovrà scegliere tra la fedeltà giurata alla patria e l'alleanza con l'ombra del Terzo Reich. Questa è la sua storia. La storia di un uomo che fu, a seconda di chi la racconta, un eroe, un criminale, o forse, tragicamente, entrambe le cose. Ciao, sono Rossana. Mettiti comodo, indossa le cuffie e lasciati trasportare dentro questa storia. Junio Valerio Borghese non era certo un uomo qualunque. Il suo nome stesso portava il peso di secoli di storia. Discendente diretto di una delle più antiche e potenti famiglie principesche di Roma, i Borghese vantava nel suo albero genealogico un papa, Paolo V, e una schiera di cardinali e nobildonne. Sembrava destinato a una vita di agi, di salotti e di privilegi, un'esistenza dorata ma prevedibile. Ma nel giovane principe ardeva uno spirito irrequieto, un'attrazione viscerale per l'azione, il rischio e l'avventura che la vita aristocratica non poteva certo placare. Contro ogni aspettativa scelse il mare. Arruolandosi nella Regia Marina, trovò la sua strada. Ma la sua vera vocazione non la scoprì sul ponte di comando di imponenti corazzate, sotto il sole del Mediterraneo, bensì nelle silenziose e claustrofobiche profondità marine, al comando dei sommergibili. Lì, nel buio degli abissi, imparò l'arte della pazienza, dell'agguato, della guerra invisibile. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il suo talento unico esplose. Divenne subito chiaro che Borghese non era solo un ufficiale coraggioso come tanti, ma un innovatore, un tattico fuori dagli schemi, capace di immaginare nuove e audaci forme di combattimento. Questa sua abilità lo portò naturalmente al comando dell'unità più segreta, temuta e letale di tutta la Marina, la 10ª Flottiglia MAS. Il nome stesso, Decima, era una dichiarazione di intenti. Un omaggio alla leggendaria 10ª Legione di Giulio Cesare, l'unità più fedele e valorosa dell'antica Roma, un simbolo di coraggio, disciplina e lealtà assoluta. E gli uomini di Borghese, che lo veneravano, si dimostrarono degni eredi di quella tradizione. Non erano soldati comuni, ma un'élite di volontari, pionieri della guerra subacquea, addestrati per missioni che spingevano i limiti della resistenza fisica e mentale. Le loro armi erano rivoluzionarie per l'epoca. I barchini esplosivi, motoscafi veloci carichi di tritolo che il pilota lanciava contro le navi prima di eiettarsi all'ultimo secondo. E soprattutto i siluri a lenta corsa, soprannominati affettuosamente e grottescamente maiali. Si trattava di veri e propri siluri modificati che 2 operatori, equipaggiati con respiratori, cavalcavano nell'oscurità delle acque nemiche. Il loro compito era navigare per ore, superare le barriere e guidare il loro maiale fin sotto le chiglie delle navi all'ancora, per piazzare cariche esplosive a tempo e poi dileguarsi nel nulla.
sotto la guida strategica di Borghese, prima come comandante del sommergibile Shiré che trasportava segretamente gli incursori vicino agli obiettivi e poi, dall'inizio del 1943, come comandante dell'intera flottiglia, la Decima mise a segno colpi straordinari che lasciarono sbigottito l'ammiragliato britannico. Violarono più volte la base di Gibilterra, un'impresa ritenuta letteralmente impossibile, affondando decine di migliaia di tonnellate di naviglio mercantile e militare. Colpirono nei porti di Suda, Malta, Algeri. Ogni missione era un capolavoro di audacia, pianificazione meticolosa e sangue freddo. Il culmine assoluto del successo, la consacrazione del mito, arrivò con l'impresa di Alessandria. Quella notte di dicembre del 41, i suoi uomini, trasportati dallo Shiré, penetrarono nel cuore pulsante della più importante base navale britannica nel Mediterraneo. Riuscirono a danneggiare le imponenti corazzate HMS Queen Elizabeth e HMS Valiant, così gravemente da metterle fuori combattimento per mesi, alterando drasticamente gli equilibri navali nel teatro di guerra. Fu un trionfo strategico di portata storica, un'azione che valse a Borghese la medaglia d'oro al valor militare, consacrandolo a eroe nazionale. Le sue gesta erano leggenda, la sua figura un faro per i suoi uomini. Fino a quel momento, la sua era la storia di un soldato eccezionale, un patriota che combatteva per il re e per la bandiera. Ma la storia, con la sua crudeltà, stava per presentargli un conto salatissimo. Ma arriviamo all'8 settembre del 1943. L'annuncio dell'armistizio con gli alleati piomba sull'Italia come una bomba, ma non di quelle che esplodono, bensì di quelle che implodono, risucchiando ogni certezza. Il re e il governo fuggono da Roma, lasciando l'esercito e la nazione allo sbando, senza ordini, senza una direzione. Il paese si spacca in due, geograficamente e spiritualmente. L'alleato tedesco diventa, nel giro di una notte, una spietata forza di occupazione. Per ogni soldato, per ogni italiano, si pone una scelta terribile, quasi impossibile, da che parte stare. Con il re a sud, sostenuto dagli ex nemici, o con il vecchio alleato tedesco a nord, sotto il nuovo governo fantoccio di Mussolini. Per Giunio Valerio Borghese, che si trova al comando della sua Decima alla Spezia, questo non è un dilemma astratto. È un pugnale che lo colpisce dritto al cuore del suo codice d'onore, della sua intera concezione del mondo. Anni dopo, scriverà con una lucidità carica di dolore. All'8 settembre, al comunicato di Badoglio, piansi. Piansi e non ho mai più pianto. Quel giorno io ho visto il dramma che cominciava per questa nostra disgraziata nazione, che non aveva più amici, non aveva più alleati, non aveva più l'onore. Per un uomo come Borghese, la resa è tradimento. L'onore militare, nella sua visione rigida e assoluta, impone di continuare a combattere a fianco dell'alleato con cui si è entrati in guerra, fino alla fine. Prende la sua decisione, una decisione che cambierà tutto. La Decima Mas non si arrende. Continuerà la guerra. Giura fedeltà alla neonata Repubblica Sociale Italiana di Mussolini e si allea con i tedeschi. Fu una scelta eminentemente politica che segnò una frattura insanabile con il suo passato e con una parte dei suoi stessi uomini. Non tutti, infatti, lo seguirono. Un nucleo di incursori rimase fedele al Regno del Sud, formando l'unità Mariassalto che combatté con coraggio al fianco degli alleati. Ma il cuore della Decima, il suo zoccolo duro, restò con lui. Da questo momento la storia della Decima cambia volto. E con essa la figura di Borghese si oscura, da eroe dei mari a comandante di una forza che opera nel contesto brutale e fratricida di una guerra civile. La Decima non è più solo un'unità navale d'élite, si trasforma in una vera e propria divisione di fanteria di marina che arriverà a contare oltre 18.000 uomini, operando con notevole autonomia all'interno della RSI. Pur continuando a combattere gli alleati sul fronte di Anzio e i partigiani jugoslavi sul confine orientale, la sua attività principale si sposta sempre più sulla spietata lotta antipartigiana in Italia. Ed è qui che l'immagine del principe nero assume le sue sfumature più cupe e sinistre. Le azioni contro la resistenza furono condotte con una ferocia metodica. Rastrellamenti, rappresaglie, torture ed esecuzioni sommarie divennero pratiche diffuse.
Emersero episodi di una crudeltà inaudita, come l'abitudine di esporre i corpi dei partigiani uccisi con al collo un cartello che recitava, come un monito agghiacciante: «È passata la 10ª». Sul petto di alcune vittime veniva incisa una X, il simbolo del corpo, trasformato da emblema di gloria a marchio del terrore. La 10ª MAS della RSI si macchiò di numerosi crimini di guerra, molti dei quali rimasero nascosti per decenni nel cosiddetto armadio della vergogna, documenti occultati per ragioni di Stato nel dopoguerra. Borghese, pur mantenendo una forte autonomia per il suo reparto, strinse accordi diretti con i comandi tedeschi, collaborando strettamente con la Wehrmacht e persino con le SS in Italia. La sua scelta di lealtà lo aveva trascinato su un sentiero di violenza e sangue che avrebbe macchiato per sempre il suo nome e la sua uniforme. Nell'aprile del 1945 l'odore della fine è nell'aria. La guerra è persa, la Repubblica di Salò crolla. Per Borghese e per gli uomini della 10ª che lo hanno seguito fino all'ultimo è il momento della resa. Il 26 aprile, a Milano, Borghese scioglie ufficialmente la sua unità, ottenendo in alcune circostanze il paradossale onore delle armi dai nemici di un tempo e dai partigiani. Il suo destino personale, però, è appeso a un filo. Viene catturato e la sua vita è in gravissimo pericolo, ricercato com'è per il suo ruolo di primo piano nel collaborazionismo. E qui accade l'imprevedibile. In un colpo di scena che aggiunge un'ulteriore patina di mistero alla sua figura, a salvarlo dalla fucilazione non sono i suoi commilitoni, ma i servizi segreti americani. Un ufficiale dell'OSS, James Angleton, futuro capo del controspionaggio della CIA, lo preleva e lo mette al sicuro. Il motivo? La guerra era finita, ma una nuova, silenziosa e gelida, stava già iniziando. In quest'ottica, un uomo come Borghese, con il suo carisma, la sua rete di contatti e il suo viscerale anticomunismo, poteva trasformarsi da nemico di ieri in un potenziale, seppur scomodo, alleato per il futuro. Nel dopoguerra, Borghese affronta un processo. Viene accusato di collaborazionismo e di crimini di guerra, ma la sentenza è sorprendentemente mite: 12 anni di carcere. Una condanna che, grazie a varie amnistie e condoni pensati per pacificare un paese lacerato, si riduce drasticamente. Uscirà di prigione dopo aver scontato solo pochi anni. Ma un uomo d'azione come lui non è fatto per ritirarsi a vita privata. Il suo anticomunismo e il suo ideale autoritario, mai sopiti, lo spingono sulla scena politica dell'Italia repubblicana. Diventa una figura di spicco e poi presidente onorario del Movimento Sociale Italiano, il partito neofascista. Ma la democrazia parlamentare gli sta stretta. Nel 1968 fonda una sua formazione di estrema destra ancora più radicale, il Fronte Nazionale. È in questo periodo che il Principe Nero concepisce il suo ultimo, disperato e anacronistico piano, un colpo di Stato. Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 1970 scatta l'operazione Tora Tora, un nome in codice che evoca l'attacco a Pearl Harbor, passata alla storia come il golpe borghese. Il piano era velleitario ma concreto: occupare i ministeri chiave dell'interno e della difesa, la sede della RAI, e arrestare il Presidente della Repubblica. Centinaia di uomini vengono mobilitati, tra cui ex militari, forestali e militanti di destra. Alcuni di loro riescono persino a entrare nell'armeria del Viminale. Per poche, surreali ore, l'Italia democratica rischiò di sprofondare in una dittatura. Poi, all'improvviso, quando tutto sembrava pronto, il gelo. Poco dopo la mezzanotte, è lo stesso Borghese a dare il contrordine con una misteriosa e concitata telefonata. Perché? Le ragioni non sono mai state del tutto chiarite e rimangono uno dei grandi misteri della storia italiana. Forse si rese conto di non avere l'appoggio sperato da alcuni settori deviati dello Stato e delle forze armate. O forse, più probabilmente, fu avvertito che il piano era stato scoperto e che una trappola stava per scattare. Il golpe fallisce prima ancora di iniziare. Colpito da un mandato di cattura, Borghese fugge in Spagna, sotto l'ala protettrice del regime di Franco, dove morirà in esilio nel 1974, senza mai più fare ritorno in Italia. Allora, alla fine di questo viaggio, chi era davvero Giunio Valerio Borghese? Un eroe decorato,
Un innovatore le cui tattiche audaci hanno ispirato i corpi speciali di mezzo mondo, inclusi gli attuali incursori del Comsubin della Marina Militare Italiana, che ne riconoscono la discendenza tecnica. O un criminale di guerra che ha scelto consapevolmente di allearsi con i nazisti, macchiandosi di crimini orribili contro altri italiani. Un patriota che ha agito fino alla fine in nome di un distorto ma sincero senso dell'onore. O un traditore che, non pago di aver combattuto per la parte sbagliata, ha tentato di rovesciare la neonata democrazia con un maldestro colpo di Stato. La sua figura resta una delle più complesse, enigmatiche e divisive della storia italiana del Novecento. È un uomo che incarna la tragica spaccatura di una nazione in guerra con se stessa, un prisma attraverso cui osservare tutte le contraddizioni di un'epoca. La sua storia ci costringe a guardare nelle zone grigie della memoria, dove l'eroismo e l'atrocità, la lealtà e il tradimento possono convivere nella stessa persona. La risposta probabilmente non è semplice né unica. E proprio per questo è una storia che vale la pena raccontare, analizzare e discutere. Voi cosa ne pensate? Borghese è stato un eroe travolto dalla storia o un traditore fedele solo alla sua ideologia? Diteci la vostra nei commenti qui sotto, apriamo un dibattito costruttivo e rispettoso. Se questo video vi è piaciuto e volete approfondire altre storie complesse e affascinanti come questa, iscrivetevi al canale, lasciate un like per sostenere il mio lavoro e attivate la campanella per non perdere i prossimi episodi. Alla prossima!